L'Unione Europea è stata colpita da una crisi senza precedenti, una crisi di risposta politica a una emergenza sanitaria e poi anche una crisi economica e sociale, democratica, che è iniziata e continuerà e sarà una grande sfida da vincere tutti insieme. Quindi possiamo dire che di fronte a tutti questi diversi aspetti della situazione che si è determinata con la pandemia del Covid-19, abbiamo visto come l'Unione Europea di oggi sia da una parte uno strumento e un contesto essenziale per poter dare le risposte che ci chiedono i cittadini sul fronte sanitario, sul fronte della tutela comune, sul fronte anche della risposta economica e sociale per evitare che qualcuno possa perdere il lavoro, qualcuno possa trovarsi in una situazione di povertà a causa della situazione che stiamo vivendo. Ovviamente però abbiamo visto anche le insufficienze, la incapacità dell'Europa attuale insieme agli Stati membri di dare pienamente risposta a queste esigenze di sicurezza e di sostegno sociale, oltre a vedere anche forme di autoritarismo crescere nuovamente nel cuore dell'Europa, dando delle false risposte al bisogno di protezione che giustamente oggi i cittadini chiedono a fronte anche di un mondo che con questa vicenda si mostra per essere sempre più imprevedibile e incerto rispetto al futuro. Allora l'Unione Europea deve ritrovare una strada di cambiamento e di avanzamento della propria capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Questo è un tema che riguarda l'oggi, l'emergenza in cui ancora ci troviamo, ma riguarda anche una prospettiva di futuro per combattere insieme per quelle lotte, quelle battaglie politiche, sociali che uniscono grande parte degli europei, la voglia di costruire una società più giusta, di costruire una società in grado di affrontare i grandi temi del nostro tempo, dalle migrazioni alla lotta all'evasione fiscale transnazionale, a lottare insieme contro il cambiamento climatico. Credo che questo debba essere un impegno da prendere tutti insieme, le istituzioni europee, nazionali, le organizzazioni dei cittadini, le realtà associative. Dobbiamo insieme costruire un percorso per dare all'Europa quella forza e quella spinta che possa ricollocarla al centro della scena mondiale, in un contesto dove in alternativa a questo ci troveremo sotto una pressione, un'influenza di modelli politici e sociali a noi estranei, diversi, con cui dobbiamo ovviamente collaborare, mi riferisco al resto del mondo, che però ha un modello diverso dal nostro. Ecco, credo che questo modello di libertà e di modello sociale europeo valga la pena capirlo, sostenerlo, difenderlo e portarlo nel futuro. Questa è la più grande, più importante eredità, se possiamo dire, che possiamo portare ai nostri figli e nipoti, dare un futuro a questa Europa che con la sua unicità può dare ancora, credo, molte contributi, molto aiuto a rendere il mondo più cooperativo, più multilaterale nel suo svilupparsi nei rapporti fra i paesi e in pace, è un mondo che possa prosperare insieme. Quindi stiamo uniti come europei, lavorando insieme, istituzioni e società civile, come un'organizzazione appunto come Eurosite. Grazie per l'ascolto e continuiamo a lavorare insieme perché c'è molto da fare.